Lo scorso anno il nostro confronto dedicato alle Maxi Enduro, che aveva visto protagonista Honda Africa Twin a stretto contatto con BMW R1250 GS Adventure e KTM Adventure R, ci ha consentito di capire in quale direzione si stesse muovendo il settore. Avevamo confrontato e incrociato caratteristiche e tecniche diverse come la ruota da 21 pollici contro la 19, potenze diverse ovviamente, attitudini al fuoristrada, elettronica a bordo e non ultimo ovviamente il confronto per i lunghi viaggi, senza trascurare i consumi. Ne era emerso un quadro straordinariamente variegato e dalle 1000 sfaccettature in cui la Honda Africa Twin ne era uscita vincitrice, con una vittoria però sul filo di lana. Vi consiglio di vederla per approfondire meglio i temi, anche perché no, per la varietà degli scenari del confronto. Oggi, con la versione di Africa Twin con cambio DCT e allestimento Desert Track con borse laterali e top box in alluminio, piastra motore, affronterò i 1000 km per conoscere fino in fondo la Maxi Enduro giapponese con ruota da 21 pollici, iniziando a raccontarvela questa volta in un modo un po' diverso. Nel frattempo, godiamoci il panorama. Eh sì, concediamoci anche questo, più di un momento per osservare i panorami e prenderci quell'attimo viaggiando anche solo con un filo di gas a poco più di 2500 giri e lasciare al DCT, Double Clutch Transmission, il compito di fare tutto e adattarsi alla nostra guida e con quanti gradi giriamo il comando dell'acceleratore. Ma intanto arriviamo alla nostra prima destinazione, alla scoperta del lato wild. Sapete cosa può fare nelle mani giuste un Honda Africa Twin Adventure Sports? Questo, questo e anche questo. Ma io non sono Tony Bo del resto, rimango con i piedi ben per terra, però in compagnia di Marcello Romano, responsabile della scuola True Adventure Off-Road Academy, ovvero la scuola di Honda Motor Europe, abbiamo deciso di portare le nostre Africa Twin Adventure Sports anche un po' lontano dall'asfalto. Ciao Marcello, come stai? Ciao Marco, sto benissimo. Sei pronto per un po' di off-road? Proviamoci. Bene, andiamo! Ti seguo, via! È importante ricordarlo, l'Africa Twin nel panorama delle Maxi Enduro è una delle poche che indubbiamente fa del fuoristrada uno dei suoi punti di forza, a partire dalla ridotta sezione tra le gambe, quindi motore stretto, la ruota da 21 pollici, anche se c'è la versione più avventurosa ed essenziale, ma anche l'Adventure Sports non si tira di certo indietro, anche con gomme stradali e con borse in alluminio. Ecco perché ci affidiamo a Marcello Romano, per tutti Bulldozer. Allora, la prima regola è guardare lontano, quindi dobbiamo guardare avanti almeno 20-30 metri, così possiamo vedere tutti gli ostacoli, ma scegliere la nostra traiettoria dove c'è più grip in assoluto. La seconda regola è che si guida in piedi. Perché? Perché così trasferiamo tutto il carico dinamico della moto esattamente sulle pedane e le nostre sospensioni potranno lavorare al meglio tenendo la gomma il più possibile attaccata al terreno e quindi avendo tanto grip. Ma anche con le gomme stradali? Anche con le gomme stradali, garantito al 100% True Adventure. Ok, benissimo. Benissimo. I gomiti li teniamo leggermente larghi così siamo liberi di poterci spostare, ok? Di modo da assecondare i movimenti della moto e usiamo bene freno, frizione e gas. In questo caso la frizione non c'è perché è modello DCT e quindi fa tutto da sola. Ben venga. Quindi usiamo il gas con moderazione e anche il freno perché è molto potente e quindi ci va un po' di accortezza. Anche se abbiamo ABS e traction control sempre attivi anche in fuoristrada, mi raccomando. Professor Marcello, domanda appunto, ABS. Come funziona l'ABS in fuoristrada? Primo e poi sulla salita dove c'è il sasso smosso, il DCT cosa fa? Perché va detto. Esatto, bravo, bella domanda. Allora, l'ABS lo teniamo sempre perché al di là della performance che ha raggiunto negli ultimi tempi, comunque se abbiamo un fondo dove non abbiamo grip è sempre meglio avere un ausilio che non mi fa bloccare la ruota. Così la ruota continua a rallentare e non perdo direzionabilità della moto e riesco a guidarla al 100%. La stessa cosa vale per il traction control.
quando sono in salita sto spingendo bene sulle pedane e quindi cerco di limitare l'intervento del traction dando grip. Però se mi scappa il gas, attenzione, la moto mi corregge. Esatto. Se capita che mi fermo, con il DCT avrò sempre delle partenze molto fluide senza far patinare la ruota e quindi siamo in una botte di ferro. Andiamo? Andiamo! Continua il nostro viaggio alla scoperta di Africa Twin Adventure Sports. Abbiamo percorso all'incirca 500 km, alternando il fuoristrada dell'inizio di questa nostra esperienza in sella alla Maxi Enduro giapponese e passando poi attraverso del guidato in autostrada e anche tanto bel guidato di montagna. Intanto consumi, rispettando il codice di buono anche il motore da 1084 cm3 che ha poco più di 100 cavalli riesce a stare sulla soglia dei 5 litri per 100 km, un valore molto vicino a quello indicato da casa madre ma difficilmente raggiungibile, quei 20,4 km con un litro probabilmente ottenibili guidando su strade extraurbane. Aumentando il passo più la strada si fa tortuosa e guidata, aumentano naturalmente i consumi ma anche il piacere di guida e anche in coppia. Questo è un dato molto importante dove il motore dimostra di non faticare nei tornanti stretti, nella percorrenza di curve da terza e da quarta marcia e otteniamo dei consumi nell'ordine dei 6 litri per 100 km. Parto dal presupposto che con Africa Twin Adventure Sports viaggiamo e la protezione è molto importante e devo dire che il cupolino si comporta bene anche se nella posizione completamente ribassata in realtà è in prossimità della linea dell'orizzonte dello sguardo, quindi è meglio utilizzarlo soprattutto per avere una protezione maggiore tenendolo completamente alto. L'azione è semplice, va effettuata con due mani per spostare attraverso due sorte di piccole pinze che permettono di spostare in altezza il trasparente del cupolino, però va anche detto che va fatto a moto ferma. Ho provato a farlo in movimento, è complicato, è innaturale, forse da questo punto di vista Honda può imparare dalla concorrenza perché attraverso un singolo pomello o una singola regolazione si riesce a effettuarlo senza fermarsi, questo è molto importante. Comfort di guida molto buono, poche vibrazioni all'altezza del manubrio, niente sul serbatoio, leggerissime sulle pedane e comfort della sella da lode perché sia passeggero che guidatore trovano ad avere una seduta confortevole e che non affatica. Dal punto di vista dell'abitabilità, le due borse laterali e il top box offrono uno spazio discreto. Onestamente da questa tipologia di moto e da degli accessori dedicati a questa moto mi sarei aspettato un po' di più, pensando soprattutto al viaggio in coppia. Arrivo in un posto che mi piace, tu e la tua compagna, scendiamo, lasciamo i caschi all'interno del case superiore e all'interno di una borsa laterale e così ci dedichiamo magari a una passeggiata. Con le borse in dotazione di Africa Twin non è possibile, soltanto un casco sta nel top box in alto, quindi questo particolare va un po' rivisto a mio avviso. Sull'abitabilità generale si potrebbe fare un po' di più e mi riferisco essenzialmente alla capacità di carico delle borse laterali, mentre la ritengo davvero completa dal punto di vista della multimedialità. Il display touch, la facilità con cui si collega agli attuali smartphone, sia iOS e sia Android, trovano una piattaforma completa e intuitiva. Per lavorare al meglio però serve anche il casco con auricolari Bluetooth per avere il totale controllo di navigatore, telefonate e musica. Argomento DCT, mappe motori, quale scegliere? Il tema del cambio doppia frizione, che per convenzione definiamo automatico, è e rimane ancora oggi argomento di discussione, sempre aperto, anche se va ricordato che l'apprezzamento di questa tecnologia è più che evidente con le vendite che solo per Africa Twin sono ben sbilanciate proprio verso questa soluzione tecnica. È innegabile che molti motociclisti della vecchia scuola da frizione in mano, che magari non hanno mai avuto occasione di utilizzarlo, possano in qualche modo storcere il naso, ma come sempre consiglio prima di tutto di provarlo perché alla fine va riconosciuto che i diversi scenari proposti, dal classico drive a sport su 3 livelli, danno la possibilità di trovare lo stile di cambiata più vicino al proprio modo di guidare. Personalmente
ritengo S1 ed S2 più equilibrati, più che mai guidando con il comando dell'acceleratore puntato e non completamente spalancato in salita. Ovviamente significa che il motore cambia intorno ai 4500-5000 giri e in discesa non ti trovi mai impiccato con marce troppo basse e regimi molto alti per affrontare le curve, che è quello che in qualche modo succede un po' con Sport 3, dove si perde parte della scorrevolezza in piega. L'opzione drive, quella più classica, trova il giusto spazio a mio avviso solo nell'uso autostradale, dove il rapidissimo innesto delle marce ti porta subito in sesta a regimi quasi da sottocoppia. Proseguiamo! ...731 km, di fatto ormai stiamo arrivando quasi al traguardo di questo nostro 1000 km con in compagnia di Africa Twin Adventure Sports e nell'arco di questi giorni di prove di chilometri percorsi si sono susseguite anche una serie di situazioni che sono ordinarie, che succedono tutti i giorni per chi la usa in città e poi si presentano anche quando si decide di affrontare un viaggio magari nel weekend pensando a un luogo di villeggiatura come quello alle nostre spalle. Parlando della città riconosco che la frizione DCT, quindi la doppia frizione, il sistema che di fatto annulla completamente la necessità di avere il cambio meccanico, mi è piaciuta nell'intervento e nel modo di comportarsi in città. Questo significa che quando uno guida in mezzo al traffico, magari senza borse, noi abbiamo provato anche con, ma senza borse, riesce a muoversi comodamente e ad avere sempre una buona gestione del gas anche nelle prime partenze. Consiglio, soprattutto nell'utilizzo urbano, di mantenere l'impostazione della mappatura su D, su drive, che è quella un po' più morbida, un po' più rotonda e un po' meno aggressiva in partenza. Quando poi ci si sposta al di fuori delle mura cittadine, dei confini cittadini, la capacità di adattarsi alle nuove esigenze di Africa Twin Adventure Sport col cambio DCT si fa addirittura migliore. Già affrontato il tema motore, entro un po' più nel vivo delle sensazioni che ho provato alla guida di Africa Twin Adventure Sports, parlando prevalentemente della ruota da 21 pollici e soprattutto delle sospensioni Showa adattive, che sono un ottimo compromesso tra comfort e capacità di muoversi con la giusta rapidità nei pezzi guidati. Si muovono tanto le sospensioni, galleggia molto la moto, ma questo galleggiamento fa sì che il comfort di guida e del passeggero sia comunque sempre molto alto, perché è vero che l'escursione è tanta, ma non c'è mai la sensazione, anche affrontando gli asfalti più sconnessi, di trovare la sospensione che arriva a fondo corsa, che fatica, che va a tampone e che quindi inevitabilmente ridurrebbe il piacere di guida. Parlando della ruota da 21 pollici, la sensazione di guida è comunque positiva, non ha la velocità di ingresso del 19 pollici, che è un po' la caratteristica condivisa da tutte le maxi enduro, BMW, KTM e adesso anche Ducati, però a modo suo riesce comunque a difendersi molto bene nel confronto del pezzo guidato veloce o dei rapidi cambi di direzione. Come lavora bene? A mio avviso portando un po' la frenata fin dentro la curva per tenere il muso un po' accucciato e quindi un po' più chiuso di avancorsa. Questo significa che la moto prende un po' meglio la corda della curva e ti porta fuori con la giusta rapidità e con la giusta direzionalità, cioè non c'è la sensazione di un effetto sottosterzante che porta un po' più largo, considerato che comunque le sospensioni, come dicevo prima, si muovono molto, in accelerazione carica al posteriore e tenderebbe un po' ad andare in deriva, e questo mi è piaciuto. Per quel che riguarda l'impianto frenante, due dischi da 310 mm, impianto frenante molto efficace, necessita però una buona forza per avere una risposta decisa, cioè sulla leva anteriore per ottenere la giusta forza frenante bisogna insistere. Mi aspetterei qualcosa di più per una moto che con un peso di 250 kg in ordine di marcia e pensando all'utilizzo con guidatore passeggero ha bisogno forse di avere un pochino di mordente in più. È il momento di ripartire, mancano ancora circa 250 km per arrivare al termine della nostra prova dei 1000 km e proseguiamo con lo stesso spirito un po' avventuroso. Andiamo! Cosa vorrei oggi per avere una moto d'avventura totale? Un vano a portata di mano in zona serbatoio per il biglietto dell'autostrada o l'eventuale telepass e una presa USB di ultima generazione in prossimità di un fianchetto laterale e non solo vicino al display per evitare così di avere cavi volanti durante la guida. Cui aggiungo per dovere di cronaca anche la gestione del cavalletto centrale.
facile da azionare con sforzo relativamente contenuto a patto di abbassare anche quello laterale, perché infilare piede e stivale sotto la pedana del passeggero altrimenti non è così facile. È il momento di tirare le somme di questi 1000 km in sella a Honda CRF 1100L, cioè l'Africa Twin Adventure Sport, allestita con il Desert Pack, con la quale, come si è potuto vedere, ho voluto fare praticamente di tutto. Forse, diciamolo in fuoristrada, con lei in pochi, o forse nessuno ci andrà, ma poco importa, perché non sarà di certo lei a tirarsi indietro, l'abbiamo dimostrato. Cosa mi è piaciuto e cosa migliorerei? Beh, a chi sostiene che 102 cavalli siano pochi posso dire che buona parte del testo è effettuato sempre col passeggero, il nostro cameraman, e le borse piene, e hanno risposto i cavalli sempre bene ad ogni regime, e poco importa se non ha la castagna del V4 Ducati o dei bicilindrici BMW KTM e non ultimo Harley Davidson. Anche i consumi non sono mai andati oltre i 6,7 litri per 100 km, che equivalgono circa a 14,9 km con un litro. Motore. Vibrazioni solo sul manubrio e zero su pedane, selle e serbatoio, importante, seduta pensata per due e il passeggero davvero ringrazia. Sospensioni Showa, semiattive, scorrevoli ed efficienti, che soprattutto dietro dimostrano di avere una grande attenzione per il passeggero. Peccato che si è anche precaricato molto il mono in coppia e con i bagagli rimane un po' sofficiona. Buona la protezione dall'aria, cupolino ampio, ma migliorabile la regolazione e flussi d'aria bassi che ritornano un po' in zona della pancia quando si viaggia prevalentemente in autostrada. Poca capacità di carico delle borse, top box da 58 litri che non basta però se si punta a un lungo viaggio in coppia. Di fatto ci sta un casco solo. A chiudere il cerchio dell'analisi mi piacerebbe che l'acceleratore avesse una molla di ritorno un po' più morbida e che le manopole avessero un po' più di zigrinatura per avere quel tanto di grip in più che di sicuro non basta. E alla domanda doverosa, se l'Euro 5 ha reso il motore più caldo, segnalo che nella guida urbana a bassissima velocità effettivamente sul lato destro si percepisce un progressivo aumento di temperatura, ma è davvero poca cosa. Chiudo segnalando due cose: in questo momento anche l'Africa Twin merita i blocchetti elettrici retroilluminati, perché soprattutto sul lato sinistro c'è tantissimo materiale da attivare durante la guida, e invece complimenti per le corner ring lights che funzionano benissimo soprattutto quando c'è pochissima luce o nel buio di una guida serale. Bene, è il vostro momento adesso, i 1000 km sono finiti, ma aspetto commenti, critiche, dubbi, perplessità, siamo qui apposta. Grazie, alla prossima!